Ciao amici ed amiche di YouTube, bentrovati a questa puntata specialissima del Cielo della Settimana perché oggi ci occupiamo di uno dei grandi transiti del 2023, l'ingresso di Saturno in Pesci. Ma prima di entrare nel vivo, le solite raccomandazioni: iscrivetevi al canale che sarà sempre più grande e più bello, attivate la campanella per non perdere nessuna delle nuove uscite e se volete leggere l'oroscopo della settimana lo trovate nel box qui sotto. Allora, se siamo pronti, partiamo. Allora, entriamo a bomba nel tema della settimana, che è un tema importante perché innanzitutto questa settimana si forma l'ultima luna piena di questo anno zodiacale, la luna piena in Vergine, martedì 7 marzo. Dopodiché il Sole passa in Ariete, comincia un nuovo anno zodiacale, riparte la primavera e quindi, visto che la luna piena è sempre un momento, è il punto culminante del ciclo, è sempre un momento di grande visibilità, di grande manifestazione delle cose, in qualche modo quest'ultima luna piena ha proprio un senso di finalizzazione dell'anno. E guarda caso è una luna piena che ci porta l'ingresso di Saturno in Pesci dopo 2 anni e mezzo in Acquario, uno dei grandi transiti di quest'anno, quindi è una settimana che rappresenta un po' un giro di boa fondamentale per tutti i segni e che ci introduce un po' in questo 2023 in cui saltano i tappi e che ha proprio il senso di rendere ognuno di noi più vicino alla versione migliore di se stesso, facendogli dire basta a tutto ciò che negli anni passati l'ha tenuto con le mani legate. Possiamo dire da questo punto di vista che gennaio e febbraio sono stati una coda del 2022 e che il 2023 come anno di cambiamento, di rivoluzione, di ribellione inizia proprio adesso. Inizia con l'ingresso di Saturno in Pesci il 7 marzo, a cui segue poi l'ingresso di Plutone in Acquario il 24 marzo e pensate che bello, a portarci questo transito che fa girare un po' la boa per tutti e 12 segni dello zodiaco ci pensa proprio una luna piena, un riflettore, per cui veramente questo è una coincidenza, poteva essere in qualunque altra maniera, ma è una coincidenza significativa perché rafforza ancora di più l'importanza di questo transito. Cominciamo col dire che Saturno ha una pessima nomea. Passa per essere un po' il guastafeste dello zodiaco, passa per essere l'esattore fiscale che ti arriva in casa, passa per essere come le luci che si accendono in discoteca per segnalare che è ora di smammare e di tornare a casa, cioè è un pianeta che ha a che fare spesso con il lato più rigido delle cose. Prima di entrare nel vivo bisogna anche chiarire un po' chi è Saturno, perché Saturno è il pianeta che esprime le strutture e quindi tutto ciò che sorregge, quello che facciamo, ha a che fare con Saturno, per cui diciamo che tutto ciò che sorregge i nostri progetti, tutto ciò che ci permette di metterli a terra, ha a che fare con Saturno, tant'è che nelle corrispondenze astrologiche col corpo, Saturno rappresenta lo scheletro, perché lo scheletro ci permette di stare dritti, Saturno rappresenta i denti, perché ci permettono di masticare, cioè tutto ciò che è strumento che ci permette di fare qualcosa ha a che fare con Saturno. E ogni volta che Saturno cambia segno, ha proprio a che fare con un check dei nostri strumenti, delle nostre strumentazioni, delle nostre strutture. Quindi comunque Saturno ha a che fare con le strutture e con il senso di realtà. Partiamo dal fatto che negli ultimi 5 anni ha transitato in 2 segni governati da Saturno. Prima il Capricorno nel 2018, 19 e 20 e poi in Acquario nel 2021, nel 2022 e fino adesso. Questo significa che un transito di Saturno, che è il pianeta delle regole, della capacità di darci delle regole, del senso di responsabilità, dell'inquadramento, in 2 segni governati da Saturno, ha fatto sì che le sue caratteristiche, le sue qualità, i suoi insegnamenti fossero amplificati e infatti non è sfuggito a nessuno il fatto che gli ultimi 5 anni siano stati particolarmente rigidi, particolarmente severi, che ci abbiano spinto a darci delle regole, che ci abbiano inquadrato
quadrato, per cui veniamo da 5 anni molto formativi, di cui probabilmente capiremo il senso anche di più a posteriori, ma sicuramente molto molto rigidi. Adesso Saturno entra in un segno differente, dove vigono delle regole diverse, per cui innanzitutto la prima buona notizia è che attenua le sue funzioni e quindi saranno 3 anni meno rigidi da questo punto di vista, meno inquadrati e di minor richiamo verso le nostre responsabilità. In secondo luogo, poi, diciamo che è un Saturno che entra in un segno, Saturno che è il pianeta della realtà, del senso di realtà, dell'impegno, delle responsabilità, che entra in un segno, l'ultimo dello zodiaco, i pesci, che invece è il segno del sogno, della fuga dalla realtà. Per cui pensate che combinazione, il pianeta del senso di realtà che entra nel segno della fuga dalla realtà. Questo significa due cose. La prima, che in qualche modo Saturno in pesci ci porta a razionalizzare una serie di situazioni, a ridimensionare certe pretese, a adottare uno sguardo più lucido verso i nostri progetti, verso le nostre prospettive e meno, diciamo, a portare a terra alcuni sogni e quindi ridimensionare certe situazioni che forse in questo momento non stiamo vedendo con la giusta chiarezza. E quindi questo è in qualche modo un Saturno che viene a riportare coi piedi per terra Nettuno, che è il governatore dei pesci. Allo stesso modo, però, al contrario, Saturno riesce proprio a dare una forma a certe ispirazioni, a certi desideri, a certe ambizioni che stanno lì da anni e che cercano la struttura giusta per essere realizzati. E quindi in qualche modo questi 3 anni da una parte potrebbero portarci ad aprire gli occhi, a ridimensionare certe pretese, a capire che stiamo puntando in una direzione sbagliata, a semplificare anche certi progetti affinché diventino realizzabili. Dall'altra parte però crea le condizioni giuste per permetterci di mettere a terra qualcosa che negli ultimi anni è stato solamente aspirazione, solamente desiderio, solamente sogno non incarnato. Quindi se volessimo trovare una sintesi per questo Saturno in pesci, a me verrebbe da dire che è il transito dell'incarnazione del sogno. Cioè fin tanto che sta qui, per carità, è bellissimo, ma è totalmente disincarnato, non corrisponde a niente di concreto. Nel calare a terra deve indubbiamente rinunciare a qualche fronzolo, deve indubbiamente fare i conti con la realtà. Pensate a quel detto pazzesco che dice: le idee volano e le parole vanno a piedi, ed è questo il dramma dello scrittore. Inevitabilmente quando passi dall'ispirazione alla realizzazione c'è qualcosa che perdi nel passaggio, c'è qualcosa che si perde nella traduzione, ma allo stesso tempo trovare le parole giuste è l'unico modo per tradurre un'idea in un romanzo. E questo Saturno in pesci ci permette proprio di fare questo passaggio, di calare dall'alto in basso, in delle forme concrete, qualcosa che desideriamo fare. Non solo, ma in pesci, segno governato da Nettuno, c'è Nettuno che transita dal 2012 e quindi un po' per tutto lo zodiaco ci sono delle aspirazioni che sono diventate fortissime. C'è un desiderio di fuggire da una realtà che è diventata monotona, che è diventata ripetitiva, che non ci dà più stimoli vitali, ma che difficilmente ha trovato il modo di realizzarsi. Questo Saturno che arriva in pesci, dove sta Nettuno dal 2012, è come se chiudesse un ciclo iniziato allora, nel 2012, ponesse fine ad una confusione che va avanti da allora e desse le giuste strutture, le giuste forme per incarnare delle aspirazioni, dei desideri che ci volano nella testa da 10 anni a questa parte. Quindi pensate a quanto è importante questo Saturno. È un Saturno risolutore perché pone fine ad un caos che va avanti da 10 anni ed è un Saturno che permette di incarnare in qualcosa di concreto, anche di più semplice, ma che rappresenta un primo passo avanti, qualcosa che negli ultimi 10 anni abbiamo solamente guardato come un desiderio che non trovava una sua via di realizzazione. Questo in qualche modo è il tema di Saturno in pesci un po' per tutti e 12 segni. Poi adesso entreremo nel dettaglio. Prima di entrare nei singoli 12 segni però volevo
dare anche un altro input, rispondendo a una domanda che ho ricevuto su YouTube qualche tempo fa. Le decadi quanto contano, quanto sono importanti? È evidente che per un transito come quello di Saturno, che durerà quasi 3 anni, è evidente che le decadi hanno un'importanza ed è evidente che questi temi di cui parleremo questa sera entreranno nel vivo man mano che Saturno raggiungerà le varie decadi. Però per quanto mi riguarda, quando un pianeta così importante e così lento cambia segno, è come se accendesse delle tematiche in maniera del tutto iniziale, in maniera del tutto astratta, che però saranno importanti nei prossimi 3 anni, e questo a prescindere dalla decade. L'immagine che mi viene più forte è come quella di un pubblico a teatro che guarda un palcoscenico su cui ad un certo punto si accendono delle luci diverse e mettono in risalto degli elementi di scenografia diversi che prima erano nell'ombra e adesso sono nel fuoco, nel centro del riflettore. Quando Saturno, quando un qualunque pianeta lento cambia posizione, cambiano le luci sul palco e vengono messi in luce degli elementi della scenografia che prima erano meno visibili. È chiaro che tutta la platea vede questo, poi la prima fila, e cioè i nati della prima decade, quelli che si confrontano per primi con il transito, la vede più da vicino, viene anche colpita dalla luce di riflesso, per cui in qualche modo comincia a lavorarci da subito. Le file successive, magari nel tempo, piano piano, man mano che il transito si avvicina alle loro decadi, cominciano a lavorarci più nel concreto, ma questi temi, queste idee, questi pensieri si accendono sin dall'inizio del transito. Questo che significa? Significa che già da questo mese di marzo, per tutte le decadi dei 12 segni, i temi di cui parleremo questa sera cominciano a diventare comunque delle prospettive, per cui qualcuno comincia a pensare di dover fare una certa scelta, di dover prendere una decisione, di dover affrontare una certa questione che riguarda un certo ambito della vita. Poi magari quando il transito arriverà ai suoi gradi, tutto questo si tradurrà in azioni concrete, si tradurrà in eventi, in scelte, in confronti, in decisioni importanti, ma che il tema cominci ad affacciarsi, quello sin da subito. Non solo, ma secondo me con un transito come quello di Saturno, almeno 2 mesi prima, per cui è probabile che i temi di cui parliamo questa sera siano almeno 2 mesi che vi girano nella testa. Devo cambiare casa, devo affrontare un certo nodo in una relazione, devo fare quel concorso che mi permette di cambiare pelle, devo pensare di più ai soldi. Quello che vi pare, è probabile che siano già 2 mesi che si comincia a vedere il crepuscolo di questo nuovo transito, che come dicevo durerà quasi 3 anni, finirà a febbraio del 2026, toccherà le varie decadi in momenti differenti. È chiaro che nel 2023 toccherà soprattutto le prime decadi dei vari segni, ma pone dei temi che già sono visibili all'orizzonte per tutte le decadi sin dall'inizio. Allora, io partirei proprio dai pesci, che sono il segno che riceve il transito di Saturno, e Saturno in casa, Saturno nel proprio cielo, è un transito estremamente importante, perché è proprio una fine di un ciclo e l'inizio di un ciclo diverso. È un transito che si ripete ogni 29 anni circa, per cui nell'arco di una vita quante volte potremo vederlo? 3 volte, 4 volte? Già 5 è difficile, dovremmo vivere un secolo e mezzo, per cui indubbiamente ha a che fare con dei giri di boa fondamentali. A me Saturno nel segno, in questo caso per i pesci, ha sempre fatto pensare al bambino che pedala in bicicletta levando le rotelline, e cioè ti tolgo delle strutture che dipendono dall'esterno, degli appoggi, affinché tu possa trovare un equilibrio che si sostiene dall'interno. Per cui è possibile che con Saturno nel segno per i pesci si faccia un salto di qualità della vita, si maturi, si diventi più, il gioco si faccia più impegnativo, ci siano delle situazioni da affrontare, che sono però delle situazioni che fanno crescere. Per cui ci può stare il senso di smarrimento, ci può stare all'inizio il fatto di
ondeggiare proprio come i bambini quando gli levi le rotelline, ma tutto questo poi nel tempo porta a creare un equilibrio che parta dall'interno. Per cui sicuramente Saturno nel segno si gioca secondo delle regole più importanti, si punta a bersagli, a obiettivi più ambiziosi. Qualcuno potrebbe sposarsi, qualcuno potrebbe diventare genitore, qualcuno potrebbe diventare capofamiglia, qualcuno potrebbe fare un cambio sul lavoro, qualcuno potrebbe mettere un punto e decidere che una certa strada non fa più al caso suo. Sicuramente ha a che fare con qualcosa che si chiude e con qualcosa che riparte un'ottava più su. Sicuramente ha a che fare con lo sfrondare tutto ciò che è di troppo, per cui tagliare i rami secchi è tipico con Saturno nel segno, ma ha proprio il senso di dire adesso tiriamo fuori l'essenza delle cose, ciò che veramente conta, eliminiamo tutto ciò che non ha più significato e che non ha più senso d'essere. Guardate che Saturno, tutti i pianeti, ma in particolare il transito di Saturno, è come un antibiotico a largo raggio, cioè agisce in base alla situazione che trova. Per cui è possibile che qualcuno con Saturno nel segno faccia un salto di qualità sul lavoro o in amore e si sposi, ed è possibile che qualcuno chiuda un rapporto o lasci un lavoro, perché sicuramente è come un pettine che passa più stretto, che passa nei capelli e tira i nodi. Se quella relazione mi portava a sbilanciarmi troppo su un'altra persona, se quel lavoro mi portava lontano da quello che è il mio centro, è possibile che Saturno me lo faccia saltare. Se quel lavoro o quella relazione andavano esattamente nella direzione della mia crescita, erano allineati con quello che voglio fare, che rappresenta la versione migliore di me stesso, è probabile che Saturno li faccia crescere di intensità. Perché c'è una cosa che Saturno non vuole, Saturno nel segno per i pesci, ed è che la mia crescita, il mio senso di me stesso, di quello che voglio, di quello che sono, dipendano dagli altri. Per cui tendenzialmente se c'è uno sbilanciamento verso qualcosa che mi porta lontano dal mio centro, probabile che Saturno lo metta in discussione. E quindi io ho conosciuto persone con Saturno nel segno fare dei grandissimi salti di qualità sul lavoro e ho trovato persone chiudere delle situazioni e ripartire da zero, dal vuoto del dubbio. Ma perché? Perché toglie tutto ciò che è di troppo e tutto ciò che ti allontana dal tuo centro. Di questo ne riparleremo, anche perché Saturno nel segno per i pesci è un discorso lunghissimo. Questa sera possiamo soltanto accennarlo, ma tornerò sul punto proprio perché sono il segno che prende su di sé in qualche modo queste consegne di Saturno e che entra in un modo nel 2023 e uscirà totalmente diverso da questo triennio che inizia. Una cosa voglio dire prima di passare oltre, che per i pesci questo Saturno che arriva nel segno permette di chiudere un ciclo iniziato nel 2012, di uscire da un limbo fatto di vagabondaggi, di confusione, di andare avanti per tentativi, di non capire bene chi fossero e come tirare a terra certi obiettivi, certi sogni, e permette proprio di sbarcare in una vita nuova, per cui è come se tornaste indietro nel tempo al 2012 a certi desideri che volevate realizzare allora, avendo oggi però gli strumenti per poterli veramente portare a terra e mettere su strada, per cui è un Saturno veramente importantissimo. Andiamo avanti, arriviamo all'Acquario, andiamo a ritroso. Per l'Acquario abbiamo un Saturno in seconda casa, che è la casa dei soldi, e quindi innanzitutto è un Saturno che spinge a risanare le finanze, a razionalizzare certe situazioni legate ai soldi, a fare più attenzione a come si spendono, a come vengono messi a frutto, a non sperperarli, a adottare delle strategie di risparmio o di investimento. Quindi qualcuno potrebbe, Acquario, con Saturno in seconda casa, cambiare regime fiscale, ottimizzare certe situazioni, spendere le risorse dove veramente contano e via dicendo. Ma ancor prima è un Saturno che spinge a gestire meglio i soldi, ma perché nel mondo in cui viviamo rappresentano la prima forma di valorizzazione, quindi facendo un passo indietro a farsi valorizzare di più.
soprattutto per un segno come l'Acquario, che è un segno che di solito ha uno sguardo verso questi aspetti della realtà, i soldi, il guadagno, estremamente astratto, estremamente poco accorto. Soprattutto per l'Acquario è difficile farsi pagare, chiedere il giusto, insistere se c'è un pagamento in sospeso, cioè tutto quello che riguarda il valore rappresenta un po' un tabù. E allora Saturno in seconda casa per l'Acquario significa non solo fatti pagare, non solo chiedi il giusto, ma significa non sperperare, non disperdere energie, ma concentrale dove veramente serve, a partire dal fatto di farti dare il giusto. E saranno 3 anni in cui l'Acquario adotterà uno sguardo molto più attento e molto più accorto sui soldi, ma proprio perché è come un'emorragia, cioè non farsi pagare, sperperarli, non badare a quello che ti spetta di diritto, significa fondamentalmente disperdere energie, non concentrarle dove realmente conta, mentre invece con questo cielo per l'Acquario è molto importante concentrarle. Questo tra l'altro potrebbe anche apparire, anche emergere attraverso delle situazioni che sono contingenti. E qui, per esempio, io che sono Acquario e da questo punto di vista rientro esattamente nel cliché perché ho uno sguardo assolutamente disinteressato nei confronti dei soldi, cioè purché il mio lavoro me ne faccia guadagnare quelli che servono, poi per il resto mi interessa poco. Però, e questo lo racconto perché ha molto a che fare con lo scenario che vive l'Acquario in questo momento, c'è Urano in quarta casa e quindi alcuni movimenti che riguardano la casa e le fondamenta. Potrebbe emergere la necessità di cambiare casa, di ristrutturarla, di creare nuove radici e allora sì che i soldi diventano importanti e possono apparire o come un limite o come uno strumento indispensabile. Allora diventa importante in questo momento anche non disperderli proprio perché sono lo strumento indispensabile per creare delle nuove fondamenta. Penso a chi vuole comprare casa, penso a chi si deve trasferire, eccetera, eccetera. Quindi, benché ci interessino poco, sono uno strumento fondamentale, imprescindibile, vanno tenuti con un occhio di maggiore riguardo e vanno ottimizzati. E questo, voglio dire, l'Acquario che ha le mani strabucate saprà di che cosa parlo. Andiamo ancora avanti e arriviamo al Capricorno che ottiene il primo Saturno a favore da qualche anno a questa parte ed è un Saturno che torna a favore nella terza casa, che è la casa del dialogo e della comunicazione. Quindi capacità di dire le cose in maniera più diretta, con maggiore autorevolezza, di essere più ascoltati, di trovare interlocutori che possano valorizzare alcuni progetti, alcune idee, per cui sicuramente da questo momento in poi il Capricorno ha strada spianata se deve proporre delle idee creative o se si deve proporre, se deve candidarsi per dei nuovi ruoli. Anche perché, e qui arriviamo a un altro aspetto importante, forte di alcuni risultati positivi degli ultimi mesi, ha la possibilità di richiedere da una posizione più forte qualcosa che invece nei mesi passati non è riuscito ad ottenere. Per cui non solo parlare apertamente, trovare dei riferimenti, trovare delle persone che sono pronte ad ascoltarti, ma anche rimettere sul tavolo delle trattative alcune situazioni nelle quali non ci si sente abbastanza valorizzati e quindi rivedere i termini di un accordo, rivedere i termini di un contratto, rimettere tutto in discussione e fondamentalmente chiedere di più. La terza casa dove il Capricorno in questo momento ha Saturno è proprio la casa delle trattative, laddove le trattative non sono solo quelle del lavoro, ma sono tutte quelle discussioni che portano ad un accordo. E quindi sul tavolo delle trattative significa dire io sono disposto a fare questo per te, ma mi aspetto di ricevere questo in cambio. Se non c'è parità tra queste cose, bisogna riaggiustarle oppure prendere delle strade diverse. Ed ecco che il Capricorno, in tutte quelle situazioni in cui sente di dare più di quanto non riceve in cambio, non solo sul lavoro ma anche in amore, comincia a chiedere di più oppure a mettere in discussione una determinata situazione. Tra l'altro,
Da maggio il Capricorno avrà anche Giove a favore, che invece in questo momento è in quadratura, per cui tutte quelle situazioni in cui in questo momento non si sente abbastanza valorizzato potrà cambiarle, e in certi casi tutta una serie di test, di verifiche, di esami, di work in progress che sta portando avanti adesso con una certa fatica, da maggio gli permetteranno di agganciare una strada diversa e più funzionale. Capricorno è uno dei segni che hanno un 2023 migliore. I due passaggi, i due step sono proprio marzo e maggio, il primo perché cambia Saturno adesso, il secondo perché cambia Giove a maggio, per cui cominciate a chiedere, con Saturno in terza casa, da una posizione anche più forte, con una voce più autorevole, tutta una serie di situazioni perché da maggio si potrebbero sbloccare. Questo ovviamente riguarda anche i rapporti affettivi, per cui tutte quelle situazioni in cui è calato un silenzio, in cui non ci si riesce a parlare, in cui ci sono dei discorsi che muoiono in bocca, in cui uno vorrebbe dire e non riesce, con Saturno in terza casa per il Capricorno si trovano le parole giuste per tirare fuori anche queste cose. Andiamo ancora avanti e troviamo il Sagittario. Un bel Saturno in quarta casa, che è la casa della casa e delle radici, delle fondamenta. Si cresce attraverso la casa e quindi inizia un periodo in cui per il Sagittario può essere importante comprare casa, ristrutturarla, allargare gli spazi anche in vista di un nuovo arrivo, e quindi allargare la famiglia con una maternità, con una paternità, con qualcosa che fa salire la posta in gioco nella vita attraverso la cerchia della famiglia e della casa, che diventano i due perni più importanti di questi prossimi 3 anni. E quindi in qualche modo, ma già dall'inizio dell'anno ci sono Sagittari che stanno pensando ad un trasferimento, ad un luogo dove potrebbero stare meglio, ad una casa diversa, ad allargare gli spazi, a fare dei lavori di ristrutturazione, a mettere in discussione anche il posto dove hanno vissuto per anni, pensando chissà se c'è un posto dove andare a stare meglio. Tutto questo discorso che riguarda la casa, riguarda la famiglia, la maternità, la paternità, il crescere attraverso questi step, ha anche un senso più importante, più profondo e più simbolico, che è proprio quello di dire: dopo anni in cui i miei spazi sono stati invasi da tutti i punti di vista, spazi abitativi, spazi lavorativi, spazi decisionali, il Sagittario ha proprio bisogno di rimettersi al comando della propria macchina, del proprio sistema vita, a partire dal fatto di sentirsi padrone di casa delle sue scelte. Quindi in certi casi anche cambiare casa, penso ai più giovani, lasciare la casa di famiglia, lasciare il paesello, andare nella grande città, accontentarsi di un monolocale pur di conquistarsi una prima indipendenza, andare a vivere con degli amici piuttosto che uscire di casa, rappresenta proprio una prima indipendenza, che ancor prima significa: ristabilisco l'autorità sulla mia vita, mi riprendo le chiavi di casa delle mie decisioni. E quindi tante manovre, penso ai più giovani appunto che vanno a vivere da soli, penso a chi si mette proprio sul lavoro, penso a chi cambia casa, hanno proprio il senso di dire, e questa frase ve la dovreste tatuare su un braccio: meglio un monolocale in cui comando io, piuttosto che una reggia in cui non posso neanche spostare un soprammobile. Questo è il senso dei prossimi 3 anni che partono da adesso per il Sagittario, e quindi anche meglio una situazione più ridimensionata dove comando io, piuttosto che una situazione dove già mi trovo ma che non mi permette di fare liberamente le mie scelte. Quindi casa, famiglia e indipendenza per il Sagittario. Andiamo ancora avanti e troviamo lo Scorpione. Qua bisogna aprire veramente una grande, grande bottiglia di champagne, perché comunque sia ci liberiamo di una quadratura di Saturno durata oltre 2 anni e mezzo, ed è stata una quadratura tosta, non c'è niente da dire. Non perché la quadratura di Saturno sia complicata di per sé, ma perché, come dicevo, Saturno è come un antibiotico, cioè tocca ciò che serve. E nel caso dello Scorpione, negli ultimi 2 anni e mezzo potrebbe aver creato un continuo senso di sradicamento, aver fatto sentire lo Scorpione come un pacco postale sballottato di qua e di là,
avergli fatto fare la spola tra più città, avergli fatto vivere un amore a distanza, avergli fatto cambiare continuamente orizzonti e riferimenti in base al lavoro. Conosco scorpioni che hanno cambiato più case e più sedi di lavoro negli ultimi 3 anni che nel resto della loro vita. Conosco scorpioni che hanno fatto avanti e indietro su situazioni affettive con altre città. Conosco scorpioni che hanno dovuto affrontare dei nodi familiari, dei non detti, delle ombre che stavano lì da anni negli ultimi 3 anni perché in qualche modo bisognava sviscerarle. Questo è stato Saturno in Acquario per lo Scorpione. Adesso possiamo dire ciao ciao a tutto questo e andare avanti perché Saturno passa alla quinta casa, che è la casa dell'espressione, della creatività, del benessere. Quindi innanzitutto è come scaricare una grande zavorra. Secondo è come poter buttare finalmente l'ancora in un nuovo porto sicuro e quindi una nuova stabilità, una nuova continuità, un nuovo senso d'appartenenza, ad esempio, ad un ambiente di lavoro che finalmente ti corrisponde, di cui finalmente ti puoi fidare, con cui finalmente puoi fare un lungo percorso insieme dopo anni sballottati qua e là, ma soprattutto è un Saturno che aiuta a mettere a terra i progetti creativi, per cui permette, se avete un romanzo nel cassetto, è il momento giusto per metterlo nero su bianco e farlo uscire. Se avete delle aspirazioni di maggiore autonomia, è il momento giusto per considerare di mettervi in proprio. Se avete un lavoro che finora vi ha fatto sentire un po' nelle quinte, un po' sottodimensionati, è il momento giusto per tirare fuori tutta una serie di idee creative che finalmente hanno il terreno fertile per attecchire. Per non parlare poi del fatto che è un Saturno nella quinta casa del romanticismo e quindi per chi ha vissuto l'amore come un trauma negli ultimi 3 anni è il momento per agganciare una nuova storia, per cominciare qualcosa di nuovo, così come è il momento per pensare seriamente di mettere in cantiere un progetto creativo. E cosa c'è di più creativo che il fatto di diventare genitori? Per cui per gli scorpioni, e ce ne sono molti, per cui negli ultimi 3 anni il desiderio di diventare mamma o papà è stato un costante sbarramento, una costante situazione difficoltosa, adesso arriva un momento in cui veramente invece ci si può pensare e si può fare. Quindi qui abbiamo veramente un cambiamento da così a così. Abbiamo un Saturno che lascia una quadratura e torna a favore, per cui poi è anche difficile parlare di questi transiti in modo astratto, perché a me con un Saturno come quello che passa dalla quadratura al trigono per lo Scorpione, mi viene in mente tutto ciò che negli ultimi 3 anni ha rappresentato una difficoltà, nei prossimi 3 rappresenta un'opportunità. Cioè i contenuti metteteceli voi, nel senso che sicuramente la casa, la famiglia, gli spostamenti, lo sradicamento, quello è stato un tema di fondo, ma qualunque cosa abbia beccato perennemente uno sbarramento negli ultimi 3 anni, adesso veramente diventa possibile. Andiamo ancora avanti e arriviamo alla bilancia. Saturno nella sesta casa, la casa dell'ordine, del metodo, della produttività, delle situazioni che vanno a regime, delle situazioni che scorrono, dei sistemi che funzionano. Qui c'è un discorso per la bilancia che va avanti da tempo ed è il fatto di avere la sensazione di stare su un toro da rodeo che scoda e aver bisogno di porre fine ad una serie di situazioni di caos, di disordine, di disorganizzazione che vanno avanti ormai da tempo. Rispetto all'inizio di quest'anno già la bilancia è un passo avanti perché comunque ha una serie di idee più chiare, sa esattamente dove intervenire e con questo Saturno in sesta casa riesce a rimboccarsi le maniche e a ristabilire delle regole, a dare delle regole agli altri, a dare delle regole a se stessi, quindi anche dal punto di vista psicofisico, visto che la sesta è anche la casa dell'equilibrio psicofisico, il che significa ritmi più sostenibili, significa situazioni più organizzate, significa mangiare meglio, significa seguire delle regole di vita che ti permettono di ritrovare un ordine.
Tutto questo poi lo dobbiamo incastrare in un altro tema, che è quello di Plutone, che dalla fine del mese lascerà una quadratura che ha spinto spesso la bilancia negli ultimi anni a tenere la testa bassa in virtù di un equilibrio che riguardava prevalentemente gli altri. Questo che significa? Che non solo la bilancia da marzo comincia a lavorare ad un nuovo ordine, ma smette di sottostare al disordine altrui, al quale ha sottostato per la difficoltà di spezzare questa cosa e di dire adesso basta. Quindi marzo per la bilancia uguale adesso basta, prevalentemente sul fronte dell'ordine. E quindi qualcuno ha bisogno di vivere in un ambiente in cui ci sia bellezza, in cui venga eliminato tutto un caos, qualcuno non ne può più di vivere la giornata, qualcuno non ne può più di intervenire a supplire e a mettere a delle pezze laddove qualcuno non faccia il suo, qualcuno ha bisogno di rimettere in riga un dipendente, di riorganizzare meglio certe dinamiche, qualunque cosa sia. Saturno in sesta casa per la bilancia permette di ricreare un ordine e di dire basta ad un disordine che nasce dagli altri. E andiamo ancora indietro e arriviamo alla Vergine e qua bisogna, bisogna parlarne con attenzione perché tante vergini stanno dicendo Dio, arriva Saturno in opposizione nel segno opposto dei pesci, che succederà? Allora, in realtà questo è un transito assolutamente risolutore, perché la Vergine sono 10 anni che naviga in un caos che riguarda i rapporti interpersonali, che sul lavoro significano il proprio contratto, il proprio inquadramento, e allora ci sono vergini che hanno un contratto precario da anni, vergini che cambiano sede costantemente in base al contratto di lavoro che cambia, che non riescono a stabilire delle radici perché il lavoro le manda avanti e indietro in maniera continuativa. Ci sono vergini che comunque sia hanno dei rapporti con i soci e con i collaboratori che creano del disordine. Questo Saturno, per non parlare poi dei rapporti che ancora sono in cerca di una loro definizione a livello affettivo, a livello di coppia. Saturno che entra in opposizione dalla Vergine ha proprio il senso di dire primo poniamo fine a questo caos che va avanti da 10 anni e in qualche modo cominciamo a rimettere tutto in ordine. Rimettere tutto in ordine attraverso proprio delle scelte di fondo che la Vergine comincia a prendere a partire da marzo, prendendo di petto certe situazioni, prendendo certe decisioni rispetto a questioni su cui ha chiuso un occhio, che si è lasciata scorrere un po' più addosso, e tutto questo ha proprio il senso di riportare l'ordine nella sua vita. Non solo, ma in qualche modo negli ultimi 10 anni la Vergine ha messo da parte ciò che desiderava in funzione di ciò che il mondo si aspettava che facesse, in base alla attenzione, alla cura, alla dedizione che il segno dimostra. In questo momento Saturno in opposizione ha proprio il senso di dire faccio delle scelte differenti che mi rimettono al centro della mia vita. E cioè la domanda che emerge per la Vergine con questo Saturno in opposizione è tu, al netto del senso del dovere, del senso di responsabilità, del senso di presenza, che cosa vuoi fare? E questo porta anche a rivedere certe scelte che in realtà in qualche modo non si possono realmente dire tali, perché sono state semplicemente il fatto di aderire a delle esigenze che venivano dall'esterno. Per cui con Saturno in opposizione qualcuno potrebbe sposarsi, qualcuno potrebbe decidere che una relazione ha fatto il suo tempo, qualcuno potrebbe fare un salto di qualità in un determinato lavoro, qualcuno potrebbe mettere un punto e cambiare. Il significato è quello di dire riprendo io il timone e riporto me stesso o me stessa al centro delle mie scelte, perché negli ultimi tempi in qualche modo c'è stata sempre un'esigenza che andava soddisfatta prima di poter pensare alle mie situazioni, per cui sicuramente è un nodo importante che si scioglie, sicuramente è un riprendere in mano le redini delle proprie scelte, delle proprie decisioni, dopo anni in cui in qualche modo hanno seguito altre logiche, hanno seguito altre metriche. E quindi
Sicuramente Saturno, tra l'altro, rappresenta anche, se vogliamo, il giro di boa, il momento culminante di alcuni percorsi iniziati 14 anni prima, e quindi in questo caso parliamo del 2008, 2009, 2010, per cui è come se Saturno in opposizione permettesse di vedere con maggiore chiarezza in che direzione stanno andando alcune iniziative cominciate allora e capire se vanno nella direzione desiderata o se c'è bisogno di aggiustare un po' il tiro. Comunque sia, Saturno in opposizione è un po' un o dentro o fuori, o è bianco o è nero, o è un sì o è un no. Se finora ho osservato, sono stato alla finestra, non ho preso decisioni, aspettando il momento giusto, con Saturno in opposizione arriva il momento di dire chiariamoci e capiamo bene se funziona o non funziona. Andiamo ancora avanti e dalla Vergine arriviamo al Leone. Allora, anche qui c'è da stappare una bottiglia di champagne, anche qui ci liberiamo dopo 2 anni e mezzo di un'opposizione di Saturno particolarmente complicata, che ha fatto sentire il Leone spesso con le mani legate, relegato in un angolo, privato del protagonismo che meritava, imbavagliato nella difficoltà di dire le sue cose, imbrigliato in un ruolo nel quale si sentiva ormai stretto, ma dal quale faceva fatica a evadere, e esce Saturno dall'opposizione e il Leone in qualche modo veramente recupera il ruggito, ricomincia a poter dire le cose che vuole dire, ricomincia a potersi scrollare di dosso tutto ciò che negli ultimi 3 anni ha rappresentato un peso, molto spesso legato anche alle aspettative degli altri, perché comunque era come un attore costretto a replicare costantemente la stessa recita per far contento il suo pubblico, laddove invece le sue aspirazioni erano profondamente cambiate. Saturno lascia l'opposizione ed è come levare un freno a mano, per cui è come spezzare queste sbarre, poter finalmente dire, sai che c'è, a me un certo ruolo, certe dinamiche, una certa situazione di coppia, una certa città, una certa carriera non mi vanno più bene. Cioè da qui in poi si cambia strada, da qui in poi prevale in qualche modo il mio desiderio sulle aspettative degli altri, e ce ne sono a bizzeffe di situazioni e di esempi di leoni che già dall'autunno hanno cominciato a dire io in questa gabbia non ci sto più, comincio a pensare di andare altrove. Adesso abbiamo un Saturno in ottava casa che da un lato è un po' come dire io sono stato ai patti finora e adesso mi aspetto che anche gli altri facciano lo stesso, oppure dire finora mi sono stato zitto, adesso comincio a levarmi una serie di sassolini dalle scarpe, finora sono stato al gioco, adesso comincio a pretendere a mia volta, per cui un Saturno che lascia l'opposizione è proprio come un ritornare, diciamo, a poter tirare fuori le proprie cose. Saturno in ottava casa ha un'importanza fondamentale proprio perché permette anche di colmare le lacune e tutte quelle condizioni necessarie per fare qualcosa di nuovo. Quindi qualcuno potrebbe ad esempio aggiustare alcune situazioni finanziarie, rottamare certi vecchi debiti, liberarsi proprio di alcune lacune formative, tornare a studiare, insomma ricreare una strada senza buche dalla quale ripartire, laddove le buche possono essere appunto delle questioni finanziarie e quindi affrontare delle situazioni con degli enti, ottenere l'annullamento ad esempio di alcuni carichi pendenti, di alcune multe, rottamare certe pendenze finanziarie, insomma togliersi le zavorre, proprio perché il senso del percorso è quello di ripartire dopo un periodo in cui si è stati con le mani legate fondamentalmente. Per cui sicuramente è un Saturno che aiuta anche, ad esempio, a rifinanziare dei vecchi debiti, a chiedere dei prestiti, a chiedere dei mutui, a rivedere i rapporti con i soci nelle società, insomma a risistemare anche l'aspetto delle finanze. Saturno che lascia l'opposizione per il Leone anche in amore significa veramente togliere un grosso freno a mano dalle storie, per cui da chi ha vissuto una relazione tra alti e bassi, tra chi non è riuscito a dare ufficialità a una relazione perché è nata nella clandestinità, tra chi non è riuscito negli ultimi 3 anni a sposarsi perché
non è riuscito a chiudere un precedente matrimonio con un divorzio perché le cose si trascinavano, a chi ha avuto delle difficoltà nel vivere fino in fondo una storia, qualunque situazione, qualunque amore tra le palazzine a fuoco, come dice Tananai, adesso per il leone ricomincia a prendere quota, quindi c'è la possibilità veramente di vivere una storia che negli ultimi 2 anni e mezzo ha avuto degli alti e bassi importanti in maniera più costante e più continuativa. Andiamo ancora avanti e arriviamo al cancro. Qui la notizia è da prima pagina perché per il cancro questo è il primo Saturno a favore dopo quasi 10 anni. Sono 10 anni che Saturno o è neutrale o è storto. Come la metti, non è mai a favore. E invece in questo momento arriva a favore nella nona casa, che è la casa dell'espansione, è la casa dell'allargamento degli orizzonti, è la casa del lontano, per cui è fondamentale per il cancro in questo momento allargare le proprie vedute, entrare in contatto con nuovi ambienti, uscire dai soliti giri, viaggiare di più, tornare a studiare, tutto ciò che può permettergli di allargare il suo perimetro personale. Qualunque cosa rappresenti un confine, non sono mai riuscito ad andare oltre questo confine, bisogna proprio imparare a metterlo a fuoco perché i prossimi 3 anni permetteranno di oltrepassarlo. Per parafrasare il detto di Jefferson, per il cancro, per ottenere qualcosa che non ha mai ottenuto, bisogna andare dove non è mai stato e quindi innanzitutto ricominciare a viaggiare perché proprio riattiva le energie, ma anche poi tentare delle imprese che finora non sono mai riuscite, allargare la cerchia della clientela, mettersi online, tradursi in altre lingue, entrare in contatto con referenti di altre città, cercare nuovi mercati, nuovi sbocchi, cioè tutto ciò che è nuovo. È come dire, se quello che c'è a chilometro zero ormai ti ha dato quello che poteva darti, vai a cercare qualcosa di più andando altrove e quindi scavalcando un determinato confine. Allora, andiamo ancora avanti e arriviamo ai gemelli. Qua il gioco si fa interessante. Saturno in quadratura nella 10ª casa, in una posizione che è uno dei più grandi paradossi dell'astrologia. Perché? Perché è una posizione di quadratura e quindi è un Saturno che ai gemelli chiederà maggiore impegno, maggiore responsabilità, chiederà di giocarsi bene le loro carte, chiederà in certi casi anche di diventare grandi, di diventare più adulti, per cui potrebbe farli sentire sotto pressione o fargli sentire più forte il peso di certe responsabilità, ma contemporaneamente è un Saturno nella 10ª casa, che è la casa della carriera, la casa della crescita, la casa delle ambizioni, della maturazione e quindi ha a che fare con un miglioramento obiettivo, ma con un maggiore peso. E quindi potrebbero essere 3 anni in cui per i gemelli c'è proprio un salto di qualità importante sul lavoro, ma nella vita in generale. Penso a chi assume un ruolo più ambizioso, penso a chi si sposa, a chi ha un figlio, a chi compra casa, a chi si mette in proprio e via dicendo, ma contemporaneamente tutto questo porterà ovviamente maggiori pressioni, la necessità di impegnarsi di più, ma soprattutto di scegliere ciò che veramente ha significato e lasciare fuori tutto il resto. Tutto questo si deve andare ad inserire in un processo iniziato 10 anni fa, nel 2012, quando Nettuno è entrato in quadratura e ha creato una situazione di caos e disordine proprio sul fronte dell'identità professionale per i gemelli, come se avessero vissuto 10 anni andando per tentativi, cercando di capire quale ruolo darsi, come inserirsi in un contesto, come collocarsi in un gruppo. Ma io chi sono? Sono questo o sono quello? Un po' uno, nessuno e 100.000. Questo Saturno che arriva in 10ª casa, nella stessa posizione in cui sta Nettuno dal 2012, è come se finalmente desse una risposta definitiva ad un dilemma che i gemelli vivono sull'identità professionale. Quindi qualcuno potrebbe dover decidere se essere questo o quello, potrebbe dover decidere di fare
imboccare un determinato percorso eliminando tutte le alternative incompatibili, potrebbe smettere di essere un po' questo e un po' quello, ma tutto questo potrebbe portare veramente a fare un salto di qualità importantissimo come non se ne vedevano da anni. È anche un Saturno che ha il senso della finalizzazione di alcuni percorsi, di alcuni processi che vanno avanti da anni. È un po' come dire: hai fatto tutte le tappe che servivano, hai dimostrato quello che andava dimostrato, hai fatto la gavetta che andava fatta, hai superato i dilemmi che andavano superati. Adesso arriva il momento di dare una svolta di finalizzazione ad un percorso. Ed è un po' la finalizzazione, è come il gol che mette fine ai mondiali. Da una parte hai il senso delle aspettative, il pubblico che ti guarda, prenderai il palo, beccherai la porta, per cui indubbiamente potrebbe essere un periodo in cui i gemelli si sentono un po' più sotto pressione, ma dall'altro è esattamente quella svolta che dà un senso a tutto quello che hai fatto prima. Per cui aspettatevi anche di riandare indietro di 14, di 21 anni a tutto ciò che avete seminato negli ultimi anni e di poterli ricomporre come i pezzi del puzzle in una nuova immagine professionale dove tutto ha un senso. Questo è lo stesso scenario che si lascia alle spalle il Toro, che invece la quadratura di Saturno l'ha vissuta negli ultimi 2 anni e mezzo, ed è il motivo per cui il Toro negli ultimi 2 anni e mezzo ha costruito moltissimo rendendosene poco conto, cioè ha tagliato dei traguardi importanti sul lavoro o nella vita personale, ma di questi traguardi ha visto sempre e soltanto il lato ombra, il lato B, che sono stati l'impegno, la responsabilità, la paura di sbagliare, la paura di non essere pronti per quello che il mondo ti chiedeva e il fatto di sentirsi sempre un metro indietro rispetto a dove saresti dovuto essere. Questo significa in qualche modo che da una parte finalmente il Toro si rende conto di quanto ha costruito negli ultimi 2 anni e mezzo e si libera di un senso di inadeguatezza che lo ha accompagnato a partire dal 2020 e che in qualche modo non gli ha mai fatto vedere le cose nella giusta prospettiva. Questo significa però anche contemporaneamente che si trova in una posizione che gli permette di stabilire nuovi traguardi, di stabilire nuovi progetti, di chiedere da una posizione più forte, per cui è come finalmente rendersi conto di quanto costruito e capitalizzarlo, traducendolo nella possibilità di chiedere e di ottenere di più. Qua mi vengono in mente un sacco di esempi sul Toro, perché liberarsi di una quadratura di Saturno significa finalmente rendersi conto di quanto hai fatto negli anni passati e in certi casi anche di poterlo capitalizzare. Mi viene in mente uno su tutti, uno dei personaggi di Mare Fuori, che è Ciro. Lui, Giacomo Giorgio, è un attore giovane, brillantissimo, nato sotto il segno del Toro. Prima serie di Mare Fuori, alla fine della stagione, mo non vorrei spoilerarvi, ma il personaggio di Ciro esce di scena e lui con la prima serie giustamente sente il peso di essere uscito di scena, di non poter portare avanti un certo percorso, poi viene fuori la seconda serie dove lui non c'è, viene fuori la terza serie dove lui non c'è, però la terza serie che va in onda proprio in questo momento in qualche modo riporta in auge la prima e la seconda e lo trasforma in un divo forse nel più attenzionato e nel più brillante e interessante di tutti gli attori di Mare Fuori, pur essendone mancato per 2 anni, pur essendosi mangiato forse le mani dicendo porca miseria il mio personaggio non c'è più. Allora quello è un Toro che in qualche modo oggi vede quanto ha costruito negli ultimi 3 anni, in cui poi ha fatto anche delle altre cose, e capitalizza un valore costruito negli ultimi 3 anni, ma che fino a quel momento gli sfuggiva dalle mani. In qualche modo mi viene in mente anche Laura Pausini, che la settimana scorsa, 10 giorni fa, ha fatto questo evento straordinario, 3 concerti in 2 continenti nell'arco di 24 ore, un primato che starà nel Guinness, ma contemporaneamente ha detto adesso
chiudiamo con il passato e cominciamo a costruire il futuro e alla fine dell'anno uscirà con un nuovo disco. Insomma, mi viene l'immagine di un toro che chiude un ciclo e che in qualche modo alza la posta in gioco grazie a situazioni che ha costruito negli ultimi 2 anni e mezzo e delle quali non si era neanche mai reso del tutto conto. Con questo nuovo Saturno, nuovi progetti, nuove prospettive, ma soprattutto nuove persone, per cui occhio perché potrebbero esserci degli incontri che creano delle amicizie, che creano delle sintonie e che sbloccano delle strade che finora erano rimaste chiuse. Per cui soprattutto se volete cambiare strada è importantissimo cercare delle persone che possano introdurvi in nuovi ambienti, che possano svelarvi le regole del gioco, che possano anche darvi semplicemente le giuste ispirazioni, perché da cosa nasce cosa, ma anche da incontro nasce opportunità, sempre per il toro. Chiudiamo con l'Ariete, che è l'ultimo, perché in qualche modo Saturno gli entra nella 12ª casa, nel segno che precede il suo, ed è un Saturno che comincia a lavorare il campo per un cambiamento importante. È difficile parlarne, è difficile raccontarlo, perché è un Saturno che lavora molto sotto traccia, perché lavora molto sugli aspetti psicologici. È come se fosse un Saturno che ti porta a ristrutturare il tempio interiore. Non a caso per la Bilancia, che è il segno opposto, abbiamo parlato di un riordino di tutto ciò che hai attorno. Beh, per l'Ariete parliamo di un riordino di tutto ciò che hai dentro. Per cui per qualcuno si tratta di tirar fuori dei talenti, delle inclinazioni, delle ispirazioni che finora non sono mai state realmente approfondite, realmente valorizzate. Per qualcuno si tratta di eliminare delle lacune interiori, di eliminare delle paure, delle dinamiche, dei copioni comportamentali, di quello che vi pare, di tornare più in contatto con se stessi. Tutto questo rappresenta la preparazione del campo per qualcosa di grande ed importante che dovrà cominciare e che comincerà già dalla tarda primavera di quest'anno, quando poi Plutone lascerà la quadratura. Però in questo momento per l'Ariete è importante una cosa. Probabilmente ognuno di noi dentro ha uno scrigno di tesori che non basta una vita per riuscire a capire fino in fondo. Ognuno di noi ha un inconscio dal quale affiorano continuamente nuove ispirazioni, nuove idee, nuove situazioni. Con Saturno in 12ª casa è come andare a guardare un po' di più dentro a questo scrigno e capire meglio alcune cose. Per cui se si affiorano delle idee, delle inclinazioni, dei talenti, delle cose che non avete mai fatto e che volete approfondire, se ci sono delle paure, dei blocchi che in qualche modo rappresentano sempre qualcosa con cui vi andate a scontrare, cioè è il momento di rimboccarsi le maniche e cominciare nel bene a coltivare un po' di più questi talenti e all'opposto di entrare, di mettere le mani in quelli che sono i nodi e in quelli che sono i problemi, perché per l'Ariete è arrivato il momento di liberarsene una volta per tutte. Allora, io direi che abbiamo giusto dato una pallida idea di quelli che possono essere i temi più importanti di questo Saturno in pesci segno per segno, ma è un transito del quale parleremo e riparleremo, metteremo nel dettaglio alcuni aspetti, accompagneremo le decadi nei momenti in cui ci si confrontano, insomma è come pretendere di raccontare il Signore degli Anelli in un'ora, difficile, ne parleremo nel tempo e nel luogo che merita, però ci tenevo al fatto di darvi degli accenni sulle tematiche che potrebbero essere importanti nei prossimi anni, ma già apparire con questa prima apparizione di Saturno in Pesci. Allora non mi resta che augurarvi buona settimana a tutti, buona luna piena in Vergine a tutti, l'ultima dell'anno zodiacale, ma soprattutto buon Saturno in Pesci a tutti. Ci vediamo la settimana prossima, vi voglio bene, grazie.